Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. Siamo dopo la metà di settembre e pian piano le luci, i colori, le atmosfere cominciano a farsi un po' quelle che ricordano l'autunno. Non è ancora autunno, non ci sono ancora questi colori bellissimi, ramati, gialli, arancio, particolari tonalità di verde che tende a spegnersi, sembra quasi a bruciarsi con l'arrivo delle temperature fresche, sta anche piovigginando e tutto questo ci ricorda che appunto stiamo andando verso un periodo fresco, che è quello dell'autunno, non ancora freddissimo, ma le temperature scenderanno abbastanza. È in previsione l'arrivo di nuovo di un'ondata di caldo, probabilmente alzerà le temperature nel mese di ottobre, le prime settimane di ottobre, però comunque ci stiamo avvicinando ad una stagione che è l'autunno, che è una stagione che richiede un po' di attenzione per quello che riguarda le piante d'appartamento ricoverate all'esterno. Questo perché? Perché andiamo verso un periodo in cui aumenteranno le piogge, soprattutto io parlo per quelle piante che non gradiscono essere bagnate molto, che gradiscono l'acqua sì, però con una certa misura. E tra queste ci sono le tillandsie. Io ho già detto in un altro video, per quello che riguarda la loro coltivazione, che sono piante che vogliono essere bagnate, ma una cosa molto importante sono i tempi di asciugatura, perché queste piante hanno queste foglie a volte molto strette tra di loro, che poi si allargano. Sentito un rumore, pensavo fosse un capriolo, perché qui sono nel bosco vicino a casa mia, qua ci sono caprioli, anche cinghiali, quindi hanno queste foglie che si allargano, però alla base si stringono molto per creare appunto il corpo della pianta. Se l'acqua entra all'interno di questi spazi tra una foglia e l'altra e ristagna per tanto tempo, può creare dei marciumi. Quindi in questo periodo ci saranno più piogge, se noi abbiamo le tillandsie ricoverate fuori, esposte alle piogge, questo vuol dire che saranno bagnate molto più frequentemente, però diversamente dall'estate il calore non è più così eccessivo e quindi i tempi di asciugatura si allungheranno, quindi sappiamo benissimo che le tillandsie vogliono essere bagnate, vaporizzate, però poi devono asciugare, questa è una cosa molto importante. Se i tempi di asciugatura si allungano e ripiove per 1, 2, 3, 4 volte dopo la prima bagnatura che è stata fatta magari anche solo tramite la pioggia, questo può provocare dei marciumi. Io oggi in questo video volevo spostare le tillandsie e metterle sotto il gazebo tropicale in modo da far sì che le bagnature le curerò io, nel senso che lascerò le piante asciugare, perché dicono che pioverà comunque anche nei prossimi giorni, quindi troppa acqua non fa bene a queste piante. Quindi andiamo a spostarle, così vi faccio vedere come l'operazione che faccio io per spostarle, e in più mi piacerebbe appunto farvi vedere anche questa tillandsia che sta fiorendo, una tillandsia xerografica che sta producendo questo fiore e che sono molto contento di farvi vedere. Non è ancora aperto, però è in formazione, così vediamo anche qualcos'altro che non è solo l'argomento dello spostamento delle tillandsie. Eccomi qua sotto il glicine che si sta arrampicando veramente bene per creare questo pergolato. Ho dovuto mettere un palo di legno perché tendeva ad abbassarsi molto, perché il peso comunque sui fili tende ad abbassare un po' il tutto, quindi con questo palo, che poi rifarò il prossimo anno un po' meglio, cercherò di tenere sempre tutto molto alto in modo che i rami poi lignificando prendano un po' questa forma. Logicamente probabilmente rimarrà definitivo, perché una volta tolto il palo secondo me il tutto tenderà ad abbassarsi. I fili sono tesi ma non tantissimo, quindi effettivamente prima di mettere il palo appunto avevo le tillandsie qui e il glicine qui, quindi si abbassava veramente tantissimo. Poi col peso della neve potrebbe essere un qualcosa, se nevicherà, un qualcosa che potrebbe spezzare magari qualche ramo, comunque fare in modo che non si accumuli al di sopra. Allora mi trovo qui con le tillandsie. Questa è la zona dove ho coltivato per tutta la primavera e l'estate le tillandsie, ricordo ancora quando avevo il gesso, le aveva sistemate Giorgio, io qualcuna l'ho spostata perché qualcuna era esposta troppo alla luce solare, e adesso procederò con
il toglierle da qui, perché prendono veramente, stanno cominciando a prendere veramente troppa acqua, per metterle appunto sotto il gazebo tropicale. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è toglierle da una zona in cui le abbiamo appese all'esterno e spostarle in una zona in cui saremo noi a controllare le bagnature. Quindi io comincio subito con spostare quelle più comode, anche perché qua mi sa che mi laverò, perché le foglie qui è tutto bagnato, ha piovuto stanotte e dovrebbe piovere anche oggi, e quindi mi sa che prenderò un po' d'acqua direttamente dal glicine. Quando le spostiamo facciamo sempre attenzione a non romperle, eccetera, soprattutto la Usneoides, che è questa qui, perché è veramente tanto fragile. Quindi comincio a togliere quelle che sono un po' più veloci, poi mi concentrerò sulle tillandsie che sono un po' più lontane e legate magari anche un po' più in maniera più decisa. Ecco qui, cominciamo a spostare queste piccole. Noto che effettivamente di acqua ne hanno già presa tanta, perché anche i legnetti in cui le ho legate sono molto pesanti, quindi vuol dire che il tutto è veramente fradicio. Questo può essere un problema se prolungato nel tempo con delle temperature fresche per quello che riguarda le tillandsie. Eccomi qui davanti alle mie tillandsie. Come vedete il problema tillandsie per me è un problema, perché ne ho veramente tante, quindi ricoverarle poi in inverno, tardo autunno, inverno in casa, davanti a quest'unica finestra in cui posso metterle, perché è una finestra che io dedico sempre solo a loro, vista la quantità, e sarà un bel lavoro. Le tillandsie, come molte altre piante, sono le tipiche piante che creano un po' dipendenza e soprattutto collezionismo, quindi si cerca di avere più colori possibili attraverso i fiori, perché le piante, come potete vedere, si presentano a volte molto simili fra loro e quello che le distingue è il colore dei fiori, quindi per avere un po' più per godere di un po' di colore con le tillandsie dobbiamo sceglierne diversi tipi, perché le foglie a volte si somigliano veramente tutte, quindi molte sembrano la stessa pianta. Però sono piante meravigliose. Volevo farvi vedere questa tillandsia xerografica che ha cominciato a produrre questo grande fiore. Sono veramente curioso di vedere poi come sarà la fioritura di questa grossa tillandsia. Questa occupa anche parecchio spazio in casa, nel posticino dove vogliamo metterle. Quello che dobbiamo fare adesso, quello che devo fare adesso è sistemarle sotto questo gazebo tropicale che io ho allestito qualche anno fa, in cui ho sistemato sopra delle lastre di policarbonato in modo che le piante al di sotto possano usufruire di una luce diffusa, non è più tanto potente come quella del sole, e quindi quelle che sono un po' verso la fioritura come la xerografica andrò a metterla un po' più esposta, diciamo, in modo che può continuare il processo di fioritura, proprio per non interrompere questo, perché quando spostiamo le piante stanno per fiorire, per loro è sempre uno shock, perché cambia la posizione, l'esposizione appunto alla luce solare, e quindi questo può creare in loro un fastidio. È anche vero che le piante in natura nascono e crescono sempre per tutta la loro vita, finché qualcosa magari non le danneggia, nella stessa posizione. Le piante in natura non vengono spostate in base alle stagioni, e quindi noi questo invece lo facciamo durante il corso dell'anno, e quindi creiamo alle piante uno stress. Allora, la xerografica io voglio esporla in una posizione un po' più assolata, perché comunque lì riceveva la luce del sole. Per non interrompere il processo di fioritura andrò a sistemarla magari qui, in zone in cui non sono di passaggio, perché io entro da qui nel gazebo ed entro da lì. Quindi questa andrò a sistemarla qui, i fili che utilizzavo per legarla dall'altra parte sono abbastanza lunghi, e quindi posso fare un lavoro di questo tipo, cercando di dargli sempre la posizione che aveva quando si trovava nell'altro paletto dove l'avevo legata. Quindi in questo modo può fare la sua fioritura
e prenderà ancora un bel po' di raggi solari. Le altre che non sono in fioritura invece le metto un po' più all'interno, anche perché ho un po' di spazio, però devo vedere un po', perché come dicevo prima le zone di accesso sono queste due, quindi non posso occupare e abbassarmi con le piante, abbassarmi tutte le volte per entrare qua sotto e curare tutte le altre piante che sono al di sotto del gazebo tropicale. Quindi quest'altra che è molto bella, non so che tipo di fiori faccia, comunque non mi ricordo neanche tanto il suo nome, ce l'ho scritto da qualche parte sopra, veramente un po' sferica, la metterò in queste zone che non sono di passaggio, e così per tutte le altre. Poi successivamente, quando le temperature diventeranno molto fredde, andranno ricoverate in casa. Anche questa, che è la Caput Medusa, diventata, no, questa qui è la Celeriana. La Caput Medusa somiglia molto alla Celeriana. Questa è la Caput Medusa, vedete? Sembra quasi un polipo, e stessa cosa un po' la Celeriana. In più, come dicevo prima, la Usnea oides, che adesso vi faccio vedere, sperando di non distruggerla perché è di una delicatezza incredibile, proprio tende a sfaldarsi e distruggersi praticamente quasi da sola, che è questa. È una pianta, appunto, come dico, che si rompe facilmente. I pezzetti che si rompono di questa pianta possiamo metterli ad esempio anche insieme alle altre tillandsie. Io l'ho messa un po' qui sulla Celeriana perché creano poi altre piante. Questa è un'altra pianta che io andrò a mettere magari qui, e così procedo per tutte le altre tillandsie. Ce n'è veramente una marea, non vi faccio vedere tutto il lavoro di stamattina, ci vediamo poi al lavoro concluso. Ok, il lavoro è fatto, alla fine le ho sistemate, la gran parte le ho sistemate di là, chiudendo anche un pochettino l'accesso qui al gazebo, però effettivamente questa è la zona forse più luminosa al di sotto del gazebo, perché quelle possono prendere ancora un po' di luce solare. Io ricordo sempre le tillandsie con le foglie argentate sono quelle che richiedono molta più luce di quelle con delle foglie verdi che non hanno queste squamette, quindi quelle le possiamo mettere in una zona che prendono un po' più di luce. Dovrò spostare anche queste, per adesso l'ho messe qui, vedrò, magari le metto di là in modo che prendano la prima luce del mattino insieme alle altre, e così in questo modo le tillandsie possono essere protette da queste piogge continue che magari possono arrivare poi con l'arrivo della stagione autunnale. Possono stare ancora fuori fino ad un abbassamento delle temperature anche sui 10 gradi, non c'è nessun problema. Io ricordo sempre che questo sbalzo di temperature inverno-primavera e fine estate, autunno, inverno aiutano molte piante a fiorire, perché gli sbalzi di temperatura fanno sì che le piante a volte fioriscano, hanno bisogno magari di questo per poter fiorire. Tra le piante che hanno bisogno di questo sbalzo di temperatura, soprattutto quando la temperatura tende ad abbassarsi, ci sono i Cymbidium, queste orchidee che fanno dei fiori bellissimi. Loro hanno bisogno di sentire tanto il freddo, quindi i Cymbidium, ad esempio, vi faccio vedere, ne ho qui 2 esemplari, sono queste orchidee che molti hanno in casa, hanno bisogno di essere esposti bisogna farli sentire proprio il freddo. Quindi anche se le temperature arrivano sui 10 gradi, continuiamo a tenerle fuori, l'importante è che non arrivi a gelare, che non scendano sotto i 5 gradi naturalmente, ma se le temperature sono sui 15-10 gradi, giornate particolarmente fredde, questo stimolerà la fioritura del Cymbidium, e quando porteremo in casa il Cymbidium però non dobbiamo metterlo in una zona con 25 gradi, perché questo interromperà la fioritura e danneggerà appunto i fiori. Noi dobbiamo poi portarla in casa in una zona che non abbia un grande sbalzo termico, quindi diciamo se ce l'abbiamo fuori a 10 gradi e sta producendo il suo ramo fiorifero, la portiamo dentro, lontana dalle fonti di riscaldamento, in un posto in cui la temperatura sia sui 15 gradi ad esempio, perché il calore eccessivo per quello che riguarda i Cymbidium fa sì che nel momento della fioritura i fiori vengano danneggiati e non si sviluppi bene lo scapo
floreale, fiorale, non mi ricordo bene come si dice. Mentre per le tillandsie probabilmente qualcosa fa scattare anche in loro la fioritura, ma ho notato che sì, hanno una fioritura, almeno le specie che ho io, hanno una fioritura a volte tardo invernale, quindi quando sta per arrivare la primavera loro già hanno fatto i loro fiori, e poi in estate non fioriscono più e aspettano poi l'inverno. Altre invece fioriscono in primavera. La xerografica ad esempio è una pianta di fine estate perché sta producendo lo scappo fiorale appunto alla fine dell'estate, siamo già dopo la metà di settembre. C'è un'altra pianta, un'orchidea, che gradisce assolutamente uno sbalzo termico per fiorire ed è la stanofea, ve lo faccio vedere. Eccola qui, è tornata a casa mia dopo 2 anni, se non di più. L'avevo regalata ad una mia amica, lei l'ha riprodotta, si è fatta dei piantini, me l'ha restituita perché non ne voleva poi tante, e così l'ho riportata in casa, sta producendo delle foglie, e questa è la stagione in cui possiamo vedere poi al di sotto spuntare il fiore, perché è una pianta con questa fioritura molto particolare, perché spunta al di sotto del pane di terra. È una pianta epifita che vive negli alberi, quindi il fiore tende a svilupparlo dal basso per farlo pendere giù, in modo che sembra quasi un lampadario. Questo fiore ha una fioritura pazzesca con un profumo incredibile. Anche lei è una pianta che gradisce le piogge. L'ho sistemata fuori proprio sotto la pioggia per fargli bagnare bene il pane di terra. Sotto non ha ancora i fiori e quindi poi la sistemerò anche lei al di sotto di questo gazebo tropicale. Bene, io con questo concludo il video dedicato alle tillandsie e al loro spostamento, per fargli prendere già un po' meno luce, abituarle un po' a quelle che saranno poi le condizioni ambientali all'interno di un appartamento. E niente, ci stiamo avvicinando all'autunno, pian piano. È una stagione che io amo veramente tantissimo, anche se la trovo che sia una stagione un po' nostalgica, perché ci fa capire che è finito un po' il periodo di grandi lavori nel giardino, di grandi fioriture e di vita all'aperto. Ci si rinchiude già in casa pian piano, e quello che c'è di bello però nell'autunno sono i colori che la natura ci offre, i colori e anche i sapori della cucina, perché si comincia poi a cucinare dei piatti che sono veramente squisiti. Non ho più fatto video dedicati alla cucina con delle ricettine che ogni tanto preparo. Questa potrebbe essere un'occasione per magari, visto che continua a piovere, per poter preparare qualcosa che mi piace tanto e farvelo vedere. Bene, io con le tillandsie, le orchidee e tutte le piante del gazebo tropicale, che ce n'è veramente tantissime, a volte mi chiedo ma come faccio a stare dietro a tutte queste piante, però è la passione quando c'è bisogna viverla in pieno. Io con le mie piante vi saluto, vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino. Se avete delle domande riguardo le tillandsie, la loro collocazione in casa, eccetera, potete scrivermi e io vi risponderò poi nel corso del tempo. Cerco sempre di rispondere un po' alle persone che mi chiedono delle informazioni sulle piante che metto nei video del canale Appuntamento in Giardino. Quindi ciao a tutti, a presto ad un nuovo appuntamento in giardino. Ciao ciao!